Ok, vai Franci, assaggiamela. Ecco, si è già presa la parte bruciacchiata, che è quella più buona, ovviamente. Allora, voglio sapere com'è da un punto di vista di sale, cottura, piccantezza. Sì, ma io ti ho fatto delle domande e tu continui a mangiare. Benvenuti ragazzi in una nuova ruggente ricetta dalla nostra cucina. Stiamo facendo un casino di ricette nell'ultimo periodo. Sì, siamo passati da 6 mesi che non abbiamo fatto vedere una mazza a tutti i giorni ricette. Saranno felicissimi. Siete contenti? La mia idea di oggi era: facciamo una ricetta con pochi ingredienti, ce la caviamo in fretta, in un'oretta abbiamo finito. No! Adesso Franci deve pulire tutta la casa. E quando è che le viene l'idea di pulire tutta la casa? Quando io premo rec. Vabbè ragazzi, mentre Franci pulisce io vi spiego la ricetta di oggi. Aspetta che devo esserci anch'io. È molto semplice, oggi ricetta veloce per chi non ha tempo. E chi non ha niente in casa soprattutto. Per chi non ha tempo, per chi non ha niente in casa, per chi è disperato. E siccome lo sappiamo che siete una manica di disperati, no, siccome lo sappiamo che non avete niente in casa e che non avete tempo, perché voi che guardate YouTube avete la giornata piena di cose, non avete tempo da perdere, e quindi per voi una ricetta veloce. E la cucina più igienica che possiate comprare. Possiamo operare volendo, Ma non lo montare, questo qua. È una settimana che continua a provare questa ricetta fallendola miseramente. Non vedo motivo per cui non debba fallire anche in questo video. Oggi avremo successo. E l'avrete capito già dalla copertina, faremo l'assassina, che voi direte, ma l'assassino è facile. Sì, adesso venite qua e la fate voi. Allora, l'assassina ha pochi ingredienti. E quindi non potete nascondere nessun errore dietro panna, salsine O canali YouTube. Possiamo anche dire che questa è una ricetta svuota frigo. No, ma è una ricetta per quando non avete una mazza. Ingredienti: Conserva di pomodoro, concentrato di pomodoro, olio extravergine di oliva, aglio, peperoncino e ovviamente spaghetti. 6 ingredienti in croce e con buona probabilità li avete già tutti nella vostra dispensa. A questo giro siamo stati talmente pigri che non abbiamo neanche avuto voglia di toglierli dalle confezioni. Perché di solito li togliamo. Sì, di solito ci premuriamo di non fare pubblicità gratuita. La pigrizia ha prevalso. Quindi voi mi insegnate, se si fa la pasta, prima cosa da fare, mettere sull'acqua. E no, oggi la pasta la friggiamo. Perché l'assassina, ragazzi, che deve il suo nome al fatto che c'è il peperoncino e che c'ha questa cottura un po' violenta. L'hai sentito su TikTok? Ma io tutta la mia vita l'ho imparata su TikTok, non è che solo questo. Cosa stavo dicendo? Questa pasta sarà da cuocere in maniera un po' atipica, come quando vedete quelle paste sbagliate fatte dagli americani o dai francesi. Diciamo un po' tutti quelli che nel mondo non sanno fare la pasta, quei video sui social dove buttano la pasta dentro l'acqua che non bolle o direttamente dentro il condimento cruda. Oggi faremo una roba del genere. Quindi Franci, oggi sei tu il mio piccolo aiutante di Babbo Natale, nonostante non siamo più a Natale. Sapete perché sono contraria a questa videoricetta? Perché ora i fuochi sono puliti. Tra mezz'ora saranno da buttare. Ah sì ragazzi, non vi ho dato questo piccolo particolare e creerete un casino. Ma d'altronde se si chiama assassina, voglio dire, non è che gli assassini uccidono e poi tutto pulito vanno via in punta di piedi mettendo a posto. Dexter. Beh, Dexter non mangiava gli spaghetti all'assassina. Tra l'altro, avendo solo questi 6 ingredienti, ci siamo detti: ma questo video durerà 7 minuti. E no, perché tanto lo falliremo talmente tante di quelle volte che questo video durerà 1 ora e mezza. Disgusting, please. Cosa vuol dire disgusting? Spostati. In inglese spostati si dice disgusting. Quanti paraschizzi abbiamo? Il giusto. Ah, bravo, esatto, bisogna prendere il paraschizzi. Ma uno può avere, secondo voi, 4 paraschizzi nel cassetto delle pentole? Uno per pentola, praticamente. Parliamo di strumentazione di cucina. Vi servirà un padellone. Noi usiamo questo qua di ghisa. Usate la padella più bella che avete. Soprattutto usate una padella che abbia un diametro che ci stiano gli spaghetti dentro interi. E un padellino dove metterete un po' di acqua a bollire, dove faremo il brodo. Come al solito vi lasciamo la ricetta in descrizione. Non l'abbiamo fatto per quella dei biscotti perché non avevamo voglia, ma in questo caso è facile, per cui ve la lasciamo. Mettete a bollire un po' d'acqua dentro il pentolino, poca, con il vostro primo ingrediente, Mister Concentrato di pomodoro. Un cucchiaio di concentrato di pomodoro a bollire con un po' d'acqua, e questo sarà il vostro brodo. E lo fate bollire a fiamma bassa. Vogliamo parlare del sale? Brava, No, Franci. La tip di Franci su questa ricetta è qua che Franci fa la differenza. Parliamo di sale, ragazzi. Non sappiamo esattamente per quale motivo, ma meno ne mettete meglio è. Se mettete poca acqua a bollire, la proporzione di sale deve essere altrettanto bassa. Questa è una roba di base della cucina. Sì, perché Franci nei giorni scorsi se ne è sbattuta le orecchie di questa ricetta e il sottoscritto l'ha rifatta 6
6 volte, facendola più o meno giusta e fallendola qualche altra volta. Quindi chiaramente oggi Franci si presenta impreparata. La Franci di oggi is the new Giano dei biscotti. In questo quantitativo d'acqua, questo quantitativo di sale. Non chiedetemi perché, ma questa pasta viene salata. Ora andiamo a creare la base di un aglio e olio. Prendete il vostro amico aglio. Là. Siccome la pasta la dobbiamo friggere, dovrete mettere un po' più di olio rispetto a quello che mettete normalmente. È sottilissimo il filo che separa. Ho messo troppo poco olio da ho fatto la cosa più unta della terra. Io per 150 grammi di pasta faccio una roba più o meno così. Stop! E ora il vero protagonista di questa ricetta, peperoncino ragazzi. Se ce l'avete fresco va bene fresco, usate qualcosa di un po' strong, perché sta piccantezza se deve da sentire. I miei so che piccano parecchio, per cui me ne faccio bastare un paio. Faccio uscire tutti i semini, stanno finendo da tutte le parti tranne che rimanere qui. Accendiamo il fuoco. Prendiamo il nostro peperoncino e giù in padella insieme all'aglio. Nel frattempo vogliamo pesare la pasta? Perché questo plurale maiestatis? Per farti far qualcosa, perché se altrimenti oggi sei l'inutilità. Ah, uno strumento fondamentale che mi sono dimenticato di elencarvi è questo, che sono un paio di pinze da barbecue molto comode, vi serviranno per agganciare il vostro blocco di spaghetti e girarlo. Ma ne parleremo più avanti. Sfrigolare sfrigola. Allora, un trick che ho imparato dall'ottimo Alessandro Borghese quando faceva Cucina con Ale su Real Time, non so se vi ricordate. Se voi inclinate la padella in questo modo, tutti gli ingredienti si raggruppano nell'angolo e sfrigola meglio e l'olio prende più sapore. Poi l'aglio, prima che si annerisca, prima di farlo bruciare, lo leviamo. Ma perché quello lì non la butti, scusa? Per far vedere che questa casa è una casa vissuta. E adesso, proprio come se faceste un sugo, ci buttate dentro un po' di passata. E io ve l'avevo detto che la cucina diventava uno schifo. Questo è il momento in cui la vostra cucina si sporca. E adesso, proprio come se andaste a fare un sugo piccante, mischiate un po' il vostro pomodoro. La cucina nel frattempo è irrimediabilmente compromessa, nel senso che avete sporcato un po' ovunque. Ah, bello piccante. Adesso è il momento di inserire gli spaghetti. Tutti, senza spezzarli. È inutile che vi dica queste cose ovvie che voi potete insegnarmi. Il sugo qui si è un po' ridotto. Ecco, magari non fate andare l'olio a temperatura 1 miliardo come abbiamo fatto noi, che poi vi schizza dappertutto. Spaghetti dentro. Cercate di spargerli the best you can. Come vedete già la nostra padella, se fosse un paio di centimetri di diametro più lunga sarebbe meglio, ma ce la faremo andare bene. Questa è la fase in cui fallite o riuscite, non c'è altra strada. Ora gli spaghetti devono di fatto friggere in questo pomodoro e olio. L'errore che fanno tutti e che ho fatto anch'io in questi ultimi giorni è quello di girarli, di muoverli. No, devono stare lì, devono friggere, devono bruciare. Sì, bruciare, la parola che non volevate sentire. Devono bruciare, devono annerire, devono diventare crosticinosi. Potremmo pulire la cucina nel frattempo. Ancora? Come ancora? Guarda che casino che hai combinato. Ragazzi, la cucina deve essere anche un po' vissuta, eh. Questo format può diventare un perfetto product placement per i prodotti della pulizia. Ecco, non so se lo sentite. Questo scoppiettio è la celeberrima reazione di Maillard degli spaghetti che stanno bruciacchiando. Adesso proviamo a girarli. Di già? Hai appena detto che devono stare calmi. Gli spaghetti devono stare calmi? State calmi, state calmi. Fammi vedere, guarda. Fammi vedere. Allora li vuoi girare? No, non puoi sbirciare. Comunque secondo Dai, me, cioè, no, io non li girerei. Se li giri fallisci. Ah sì, una cosa che non vi abbia detto, raga, qua i tempi di cottura della pasta vanno totalmente a farsi benedire. Nel senso che qua andate un po' a occhio, Il brodo qua a fianco è di figura, nel senso che non lo useremo mai. Io girerei, Sei sicuro? Sì, ragazzi, voi cosa dite? Giriamo, cazzo, Ma se no, io vengono neri. Ah, perché vuoi sentire puzza di bruciato? No. Perché Franci sta aspettando di sentire puzza di bruciato per muoversi. No. Quando sarà troppo tardi? Va. Vedete ragazzi che la bruciatura comincia ad esserci? Siccome si sta asciugando la qualunque, aggiungiamo un po' d'acqua. Adesso qua ti dico subito che vorrei mettere il paraschizzi, Come per il risotto, l'acqua un po' alla volta. Mettiamo una seconda mestolata. E adesso che sono un po' più flessibili, li spalmate un po' meglio sul fondo della padella. Non vanno mossi troppo, non solo perché sennò non friggono, ma anche perché rischiate di romperli. Lo so ragazzi, sembra una cosa inguardabile, tutta asciutta e bruciata. Lo so che non la mangerebbe manco il vostro gatto, però aspettiamo la fine. Refillino d'acqua.
Non li muovete, aggiungete l'acqua, ma lasciateli lì. Questa pasta un po' bolle, un po' frigge. Vi dico subito che comunque vi succederà che alcuni spaghetti saranno più cotti di altri che saranno più crudi. Ma in realtà è la parte interessante. Esatto, è proprio il segreto dietro l'assassina. Brava Franci. Ogni spaghetto avrà una consistenza leggermente diversa e quindi renderà il morso interessante. Brava Franci, trasformiamo i problemi in punti di forza. Sì, perché ragazzi, questa pasta qua comunque un paio di volte bella. Alcuni sono belli bruciacchiati, altri ovviamente meno, è inevitabile. E siccome non avete messo timer né nulla, ogni tanto ne assaggiate uno. Nuova fase di acqua. In pratica, raga, state facendo un risotto. Bruciato. Si è quasi asciugata. Noi mettiamo l'ultimo quantitativo di acqua, cioè tutta quella che è avanzata. Nel frattempo, ragazzi, c'è un profumo pazzesco. Il fatto di cuocere la pasta direttamente all'interno della padella, risottandola da zero, fa sì che tutto l'amido rimarrà all'interno del condimento stesso e quindi la renderà molto vellutata. Mi raccomando, non mettete troppo pomodoro, altrimenti tra amido e pomodoro vi viene un pappone incredibile. Voi direte, anche questo sembra un discreto pappone. Effettivamente. Ragazzi, c'è poco da fare, sta pasta deve essere brutta, non è uniforme, è un po' bruciata, è un po' scotta, è un po' cruda. Ha le classiche caratteristiche della ricetta puttanata che trovate su TikTok. Esatto. Piatto piano, d'altronde gli chef non mettono piatto fondo, mettono Dai, che mi si scuoce! Niente, nel frattempo qua ce la siamo giocata. Sì. Franci per prendere un piatto deve smontare la cucina. E porca miseria, è l'ultimo piatto. Ma che minchia stai combinando? D'altronde il nido è la cosa più difficile da fare. Tra l'altro secondo me gli chef 3 stelle quando fanno il nido lo fanno con un pinzone da barbecue. Piatti puliti per favore. Franci al pass. Certo, questo pass è un po' un devasto, però. Ok, vai Franci, assaggiamela. Ecco, si è già presa la parte bruciacchiata che è quella più buona, ovviamente. Allora, voglio sapere com'è da un punto di vista di sale, cottura, piccantezza, untuosità e goduria generale. Sì, ma io ti ho fatto delle domande e tu continui a mangiare. Di sale com'è? Perfetto. Ok, vedete che sul sale ci avevo preso poca acqua, poco sale. Di piccantezza com'è? Perfetta. Cioè deve essere bella piccantusa. Il piccantoso giusto, non è quella roba che ti asfalta tutto. Mi piace perché non è eccessivamente sugosa, è bruciacchiata e al dente. L'untuosità è giusta perché lo spaghetto deve essere bello lucido, ma non deve grondare olio che diventa esagerato. Se vedete che già ancora non l'ha mangiata, magari ricordatevi di passargliela. Se vedete degli spaghettini attaccati, in realtà è proprio il suo bello perché sono croccantini, un po' fritti. Ok, direi basta, adesso potrebbe anche toccare a me. Mi piace un sacco. Ho notato. L'altra cosa bella di questa pasta è che è divertente perché per una volta non vi fate la classica pasta fatta nel solito modo in cui la sapete fare, ma fate una cosa un po' diversa. Una cosa che adoro quando assaggio un boccone di assassina è che avete sotto i denti proprio questa sensazione di pasta cotta in modo diverso e soprattutto non bollita, quindi il dente nell'assassina è un elemento fondamentale. Ecco perché vi dico che è un attimo che rischiate di farla scotta. E poi l'avete visto, vi bastano 5 ingredienti e un po' di attenzione. Hai ragione Franci, questa ci è venuta bene, si vede che c'era il tuo tocco. Esatto. Ci auguriamo che questa video ricetta vi sia piaciuta, ci auguriamo che vi piaccia un po' di più di quella dei biscotti che... No, era bellissima quella dei biscotti. Era bellissima, l'hanno vista in 4, ma era bellissima. Prima di fare a Psh, volevo anche ricordarvi ragazzi che ultimamente su Instagram e su TikTok stiamo pubblicando un sacco di contenuti inediti che qua su YouTube non ci sono. Io ve lo dico, poi fate voi. A Psh. Cosa vuoi dire? Aspetta che poi c'è il secondo straccetto. Voilà. Bene, possiamo andare? Diamo una lavata anche ai pavimenti? E una settimana... Puoi anche non gridare. Sapete perché sono... Devi sentire il beep. Questa macchina l'ho comprata 7 anni fa, ancora non sa che deve partire dopo il beep. Poca, è molto meno. Si vede che nei giorni scorsi è stata Franci quella che ha provato a fare questa ricetta. Nelle prove non ho usato questo fuoco. Se tu adesso mi fai usare questo fuoco, io fallirò di sicuro. Se no non viene un piatto bello, dai, basta togliere. Basta 150. Quello spaghetto farà la differenza. Possiamo metterle via, queste cose qua, lo teniamo lì. Abbelliscono. Possiamo togliere questo paraschizzi che è proprio antivideo. Cioè non si può io capisco che vuoi la cucina pulita, ma stiamo facendo un video YouTube, la gente potrà vedere il paraschizzi sulla padella. Io li premerei un po' ancora. Ah! Mettiamo il paraschizzi. Paraschizzi, niente, raga, paraschizzi, fidati. Ma non mi inquadrare mentre ciuccio le pinze. Il pomodoro bruciacchiato sul fondo della padella mi fa volare. Non rigare la padella,